Ciao amici, oggi andiamo a fare imbarazzo, andiamo a continuare la collezione dei nostri personaggi, delle emozioni. Ho già fatto questi e andremo a fare anche lui, molto simpatico, io l'adoro, il mio personaggio preferito. Spero che piaccia anche a voi. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa di imbarazzo abbiamo un anello magico di 6 maglie con infilato fucsia. Stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia ornamento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 8 giri. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie. Riempiamo con l'ovatta sintetica, poi facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo averla riempita bene. E poi diamo un po' la forma in questo modo, stringiamo un po' la parte superiore della testa e un po' meno quella di sotto, così. Per il naso abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Possiamo staccare il filo, poi andiamo a riempire un po' con l'ovatta sintetica e andremo a cucire sulla faccia. Per il corpo partiamo dalle scarpe e avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato bianco. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo 18 maglie ma lavorate in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui della maglia e facciamo un giro in questo modo. Facciamo un altro giro di 18 maglie lavorate normalmente. Sostituiamo il filo con quello rosso e andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Sostituiamo il filato rosso con quello viola e andiamo a fare per altri 6 giri 12 maglie con questo filato. Possiamo staccare il filo per questo e andiamo a fare un'altra uguale e poi andremo ad unire insieme. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Terminata anche l'altra gamba, la riempiamo con l'ovatta sintetica e la andiamo ad unire a quest'altra. Dobbiamo lavorare 12 maglie per questa gamba e poi 12 maglie per quest'altra gamba. In totale poi saranno 24 maglie. Lavoriamo poi 24 maglie per altri alla fine in totale ho fatto 4 giri e vado ora a prendere il filato lilla e vado a fare 24 maglie lavorate in costa dietro con questo filato. Ora andiamo a lavorare a mezze maglie e facciamo in questo modo, andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 mezze maglie. Ora andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie e le lavoriamo però in costa dietro, lavoriamo a maglie basse di nuovo. Ora andiamo a fare ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri 60 maglie basse. Terminati i giri, ora dobbiamo andare a lavorare in costa dietro e andiamo a fare ogni 8 maglie una diminuzione e saranno 54 maglie lavorate in costa.
Ora ogni 7 maglie facciamo la diminuzione e saranno 48 maglie basse. Arrivati a questo punto andiamo a cucire la parte del naso sulla testa. La dobbiamo cucire nella parte bassa. Dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica fermiamo con gli spilli e poi maglia per maglia prendiamo sia la parte del naso che la parte della testa e andiamo a cucire bene tutto intorno. Poi ripassiamo per rinforzare. A questo punto dobbiamo inserire la testa all'interno del corpo, inseriamo pure un po' di ovatta sintetica sotto e andiamo a riempire bene questa parte qui. Poi inseriamo la testa così e dobbiamo proseguire il lavoro circondando tutta la parte. Dobbiamo lavorare le nostre maglie fino a coprire la testa. Dopo aver cucito il naso alla testa dobbiamo fare in questo modo: tiriamo un po' la parte superiore dove poi andremo ad inserire gli occhi della testa e dobbiamo andare a riempire con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare un altro giro di diminuzione. Lavoriamo ogni 6 maglie una diminuzione, saranno 42 maglie, e poi lavoriamo solo le 42 maglie fino a circondare un po' tutta la testa. Andremo a fare più o meno un 3-4 giri, poi misurate voi in base al vostro modellino, come avete messo il naso, quindi dovete andare a coprire questa parte. Ho lavorato i miei giri in questo modo e ora vado a lavorare soltanto questa parte qui di dietro e vado a fare per altri 3 o 4 giri solo le maglie che vanno da questo punto del naso all'altro punto del naso. Vado a fare altri 2-3 giri di queste maglie, quindi vado a eliminare 10 più o meno qui nella parte del naso e vado a fare andata e ritorno fino a riempire un po' questa zona della testa e proseguo con le diminuzioni man mano che vado a fare i giri. Quindi per ogni giro poi vado a togliere una maglia di qua e una maglia di qua, così. Non vi dico il numero perché dovete andare comunque a provare così in base a come avete messo il naso e come magari ve li posso anche dire, però poi andate sempre a misurare voi. Con delle maglie bassissime ho raggiunto il laterale del naso, ho lasciato qui 10 maglie, ho lavorato 32 maglie. Ora giro il lavoro e vado a fare una diminuzione da questo lato della maglia e una diminuzione dall'altro lato. In totale saranno poi 30 maglie e vado a lavorare in questo modo qui di andata e ritorno in modo da rifinire questa parte. Vado a fare 30 maglie, poi vado a fare un altro giro, faccio una diminuzione di qua, una diminuzione alla fine del lavoro. In totale saranno poi 28 maglie. Vado a fare ancora una diminuzione, saranno 26 maglie e poi stacco il filo e vado ad inserire la testa. Per rifinire tutta la parte poi andiamo a fare un giro a maglie basse o a maglie bassissime. Con ago e filo possiamo andare a cucire bene tutto intorno e poi andiamo a fare le braccia e gli occhi. Per gli occhi andiamo a fare un anello magico con il filato bianco di 4 maglie, stringiamo l'anello e poi con il filato marrone andiamo a fare la pupilla al centro e poi al centro di questa marrone andiamo a fare un'altra nera più piccola. E andiamo a riempire questa parte qui con il filato marrone e poi al centro ne facciamo un'altra pupilla più piccola nera e questi saranno gli occhi. E poi andiamo a cucire gli occhi qui al centro sul naso. Se per voi è difficile farli così potete aggiungere semplicemente quelli in plastica. Per le braccia ho preso il filato fucsia e ho fatto un anello magico di 8 maglie. Ho lavorato per altri 4 giri con il filato fucsia di 8 maglie, poi ho cambiato il filato, ho preso quello lilla che ho utilizzato per la maglia e ho lavorato per altri 8 giri le 8 maglie. Stacco il filo e vado a cucire qui lateralmente.
Per i capelli vado ad avvolgere un po' di filato intorno alle dita, poi vado a fermare con ago e filo questa parte, taglio l'estremità e la vado ad inserire sotto il cappuccio e con ago e filo vado a cucire questa parte qui e poi vado ad inserirla sotto la maglia qui. Con il filo bianco vado a ricamare la cerniera lampo qui sul davanti e poi vado a lasciare 2 fili per simulare la corda del cappuccio, il laccio del cappuccio. Questa è la cerniera lampo. E poi vado a lasciare fuori un po' il filo in questo modo, da un lato e dall'altro. Poi ovviamente taglierò la parte che ho lasciato così. E andiamo a bloccare bene. Poi tagliamo questa parte e questa parte lasciamo solo una, oppure andiamo un pochino a rotolare, vedete un po' voi come volete andare a fare, potete fare anche una catenella. Chiudiamo poi la parte qui superiore con ago e filo del braccio e poi andiamo a cucirlo così e lo appoggiamo sul filo che abbiamo lasciato qui del cappuccio. Stessa cosa andiamo a fare per l'altro braccio, cuciamo l'estremità e poi andiamo a cucire così e poi appoggiamo così e andiamo a cucire in questo modo. Vabbè, volendo potete metterlo come più vi piace. Con il filo bianco andiamo a ricamare anche i lacci sulla scarpa da un lato e anche dall'altro. Ed eccolo terminato, questo è imbarazzo, spero che vi piaccia. Andate a realizzare anche tutti gli altri personaggi che ho già messo su YouTube. Andiamo a farli tutti e così facciamo tutta la nostra collezione. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao! E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.